dovrebbero non fartelo fare a te. Video? Vogliono soldi. Sono fatte c'hanno 3.000 anni. Cari amici, buongiorno, benvenuti in una nuova esilarante settimana. Come potete vedere non siamo a Dublino, sono le 6:28 del mattino. Se ancora non sai perché siamo qui, vedi il video di settimana scorsa. E oggi abbiamo un'escursione di immersioni. Siamo arrivati alla reception, si parte da qua per fare la colazione, ovviamente l'unico posto aperto dalla parte opposta di questo villaggio che è infinito, però ci hanno dato la borsina. Poi arrivati a Venezia e Chizia, abbiamo fatto questa sorta di marina, spagato tutta la barriera quella lì, che poi non ci ha fatto praticamente nulla perché è caduto il regime di Mubarak, crisi economiche e cose. Siamo a bordo. Gli amanti dei piedi abbiamo tolto le ciabatte perché così non cadono in acqua. Ok, ci sono tre. Abbiamo Daniele Vecchioni egiziano Nella nostra a tappa fare la guida. vediamo tre gruppi Siamo pronti. Ecco a voi un dugongo. Oh begli amici, mucca di mare. Siamo stati molto fortunati a vederne uno, considerando che in tutto il Mar Rosso sono solo 30. Pranzo sul Tagada. Abbiamo fatto l'escursione che è stata più cercare di sopravvivere alle onde e alla corrente che era altissima, purtroppo. E adesso c'è questo pranzo ondulante. E va bene, alla fine come essere ubriachi, dai. Esatto. Risparmi anche soldi. Esatto. Guarda qua sullo yacht di Porto, altro che sullo yacht. Stiamo mangiando il pescato del giorno, cordon bleu di mare, pesce e salamina. Siamo tornati e abbiamo già sbagliato la casa. Questa. 2 piani, sono 2 camere. Cioè, è incredibile. Io non volevo filmare, ma raga, stasera c'è una top all inclusive a buffet. Spettacolo. Raga, io non so cosa sia, ma è buonissimo. Una crema alla vaniglia con i crocchiarelli. Martedì 22. Stamattina ci siamo svegliati molto presto, anche se alla fine sono con quelle 8:40. Oggi il mare è leggermente arrabbiato, ma non è la cosa importante di oggi, perché oggi succede una cosa. Qualcuno diventa vecchio. 30 anni. Ma perché sei tutta inghincherata con la corsa? Comunque, se ancora non la seguite su Instagram, ve lo lascio qua. Signori, colazione. Si chiama Soprano questo ristorante ed è tutto a buffet, sembra tutto molto buono. Comunque una tipa qua in parte a noi e ha pensato bene di dimenticarsi come si faceva a camminare. Alzandosi dal tavolo è caduta, ha dato una cragnata, è uscito un botto di sangue e si è rotta il naso. Non posso ovviamente filmarla, ma non so se ridere o piangere.
Bene, ho colto l'occasione del fatto che sono completamente ustionato per editare il video anche in vacanza. Solo la maratona che sta a rivederlo se ancora non l'avete visto. Siamo appena tornati dopo tutta la giornata al mare, in piscine e cose e non so se avete visto com'era la stanza prima. Ha messo a posto fino a mai le scarpe, lo zaino, cioè stesse le cose alla CRI. Mi hanno piegato le cose. Comunque raga, a livello di organizzazione e lavoro e coso, ti prego uno shampoo in balsamo per piacere. Ti faccio vedere i baffetti. che non cadere di fuori che... tipo. Stasera si mangia alla carta. Ti hanno messo anche i petali. Tra l'altro sono veri, vedi? Happy birthday to you. Thank you. A posto. Mercoledì ventoso 23. Ho bevuto il primo cagotta. Giudicate voi l'espresso. Se a Dublino facessero un espresso così non andremo mai via. Uscito di nuovo dall'ufficio. Batteri nuovi, conseguenze nuove. Tra l'altro se venite in Egitto portatevi i fermenti. E domani andiamo a Luxor. Sono le 3:04 di giovedì. Stamattina levataccia. Andiamo a Luxor. Pausa nel deserto. Devo andare al bagno. Ragazzi, c'è carta igienica, portatevi la vostra. E dopo 6 ore di viaggio in pullman in mezzo al deserto siamo arrivati al tempio di Karnak. Siamo infatti a Luxor, l'antica Tebe, quella che si studia alle elementari sui libri di scuola, quando si studia l'Egitto. Karnak viene detta anche la città fortificata, tradotto vuol dire città fortificata. Risiedeva all'interno delle mura. Si possono ancora vedere quelle lì, che sono le mura originali del 1600 a.C. Qui una volta c'era l'acqua e lì ci sono ancora gli scivoli per le barche che si fermavano qua. L'architetto che ha costruito questo tempio è il famoso Imhotep, ha inventato la messa in opera dei blocchi a coda di rondine antisismiche. Di conseguenza tuttora il tempio è ancora in piedi. Questo significa figlio e questo è il sole, quindi di figlio del sole. Poi è figlio di Ra. Più di 300.000 metri quadrati, più o meno 140 campi da calcio. In questa sala è l'unico posto al mondo dove si può vedere l'incoronazione di Ramses II, uno dei faraoni più importanti e conosciuti, famoso anche perché è stato il primo e unico faraone ad avere il passaporto egizio. Devono trasportare la salma in Francia per fare degli studi, ma non potevano trasportarla essendo stata viva. Di conseguenza hanno dovuto fargli il passaporto. Quello è il lago sacro originale dell'epoca ancora. E l'acqua all'interno non si sa ancora dove arriva, perché non ci sono né canali né coso e non è neppure stagnante. Siamo ora al tempio di Luxor. Sta esattamente in fondo al viale delle Sfingi rispetto al tempio dove eravamo prima. Ed eccolo qui, ci fa la foto Carlo Conti. Carlo Conti. Solo un obelisco perché l'altro è stato donato dall'Egitto ai francesi ed è l'obelisco Intra Place de la Concorde.
tempio di Luxor, che viene anche chiamato Tempio delle Tre Religioni. La moschea. All'interno di questa moschea sono presenti un sacco di capitelli e geroglifici che ovviamente non c'entrano nulla con i musulmani, ma che sono state trafugate dai templi e quindi riutilizzati. La chiesa cristiana fatta dai romani quando sono venuti qua in Egitto. Oggi mangiamo qua 5 stelle e quello è il Nilo. Non ero mai stato così vicino al Nilo in tutta la mia vita e adesso lo attraversiamo a nuoto. No, scherzo. Prima l'ho toccata, adesso non ce la faccio. Non penso abbia 18 anni. Ormai il kitsch ci piace. Siamo ora ai due colossi di Agamennone. Siamo praticamente circondati dai venditori. Oh! Ciao zio! Ed eccoli qui. Abbiamo attraversato il Nilo, come avete visto. Siamo nella parte occidentale, ovvero dove cade il sole. In origine c'erano tutti i morti, quindi la città dei morti. Infatti tra poco andremo a vedere la Valle dei Re e abbiamo già visto un sacco di templi funerari. Perché io finisco sempre in mezzo a queste cose. Adesso che mi hanno cantato il mio compleanno. Signori, benvenuti nella Valle dei Re. Sogno di molti ex bambini come me. Andiamo a vedere la tomba anche di Tutankhamon. Che fa caldo e dire poco, siamo quasi a novembre, saranno più di 30 gradi sicuro. È un paesaggio surreale. Che posto. La tomba di Ramses II ha detto che è chiusa da un sacco di anni, visto che non possiamo vedere quella, andiamo a vedere la tomba di Ramses IX. Signori, la tomba di Tutankhamon. Qua troviamo la mummia del faraone. Guardate com'è, è finita, cioè. E per voi Tutankhamon. Ho chiesto giusto la guida ogni quanto trovano tombe qua. Mi ha spiegato che l'ultima tomba è stata trovata 40 anni fa e diceva che ci sono sicuramente anche altre tombe e nessuno sa dove sono. Entriamo nella tomba di Ramses III. Io non ho proprio soldi, niente, però le guardie chiedono come questo. Welcome! Thank you. Scavalcano le riti, quelli che dovrebbero non fartelo fare a te, e fanno le foto e in cambio vogliono soldi. Mi fa un caldo bestia. C'è un'umidità devastante, però ne vale la pena. Dopo che la gente ha fatto le proprie foto, ne rimani da solo. Bellissimo, veramente. Sembrano fatte ieri, c'hanno 3000 anni. Niente, in questo modo molto safe salutiamo la Valle dei Re. Siamo tornati alle 23:12 dopo essere partiti stamattina alle 3. Bella tirata, veramente ne vale la pena, soprattutto se siete un po' appassionati e un po' curiosi. Ci vediamo domani. Venerdì 25, sono le 9:34 del mattino e oggi è l'ultimo giorno full. Ieri siamo stati a Luxor, l'avete visto. Da oggi la missione è scottarsi tantissimo. Che poi sembra veramente di stare in un parco a tema, cioè, ma anche di quelli belli, e invece tutto incluso nel villaggio. Bene, scivoli andati, ovviamente non ho potuto filmare, la Insta360 è in Italia. Fighi, soprattutto i due in fondo, quelli
Tra l'altro, se volete, qua ci sono anche le cose di marca. Ultima cena. Ma fanno anche lo zucchero filato stasera. Che ve lo dico qua, kebab buonissimo. Questo che è tipo una piadina, non sappiamo cosa, con dentro carne, qualcosa di incredibile. Poi questo kebab in umido, verdure, buono. Ultima cena? Guardate questo mango. E non potete capire l'odore di questo mango. Non vorrei che sgusciasse fuori. No, mordilo. Non ho mai mangiato un mango così buono tutta la mia vita. Vabbè, lo mangiavo solo mango stasera. Il resto era buono. Era mango. Mancava. Sabato e oggi si torna. Casetta, ciao, è stato veramente un piacere. Casa, pizza. Hello, hello, hello. Tutti matti.